Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi ho modificato un po' lo sfondo, spero vi piaccia. Perché? Perché oggi è un'occasione davvero speciale. Infatti stiamo per vedere, unboxare, recensire insieme il nuovo drone della Xiaomi, ovvero lo Xiaomi Mi 2 Mini drone, che mi è appena arrivato da Gearbest. Questo drone è stato rilasciato da meno di una settimana ed è il terzo drone di Xiaomi. Ora voi vi chiederete perché il terzo. Il primo è stato lo Xiaomi Mi Drone 1080p, il secondo lo Xiaomi Mi Drone 4K che vedete qui dietro alle mie spalle, un grandissimo successo, e il terzo è questo, il Mi 2 Mini drone, che come potete ben immaginare dalle dimensioni della confezione è una tipologia completamente diversa di drone. Infatti è un drone mini, pensato per i più piccoli, per chi si affaccia a questo mondo per la prima volta e vuole un drone abbastanza economico per iniziare, oppure per chi vuole un drone semplice da utilizzare indoor oppure all'aperto, ovviamente con poco vento. Potete acquistarlo come sempre da Gearbest, link qui sotto in descrizione. Ma ora non sto più nella pelle ragazzi, ho aspettato di registrare questo video per aprire insieme a voi il pacco, quindi andiamo subito ad aprirlo insieme e speriamo ci sia il Mi 2 Mini drone qui dentro. Infatti potrebbe esserci benissimo qualcos'altro. Per ora abbiamo un pacco dentro l'altro pacco, le dimensioni sono quelle, quindi non dovrebbero esserci problemi. Ed eccolo, è lui, bellissimo. Già la confezione è magnifica. La linea di prodotti Mi 2 di Xiaomi è composta essenzialmente da prodotti per i più piccoli, per la maggior parte robot costruibili e programmabili, quindi roba abbastanza interessante, e questo è il primo drone di questa linea. Prodotto sempre da Xiaomi in collaborazione con Fimi, come anche il Mi Drone 4K. Sulla parte frontale della confezione abbiamo l'immagine del drone che come dimensione e tipologia è un concorrente diretto del DJI Ride Tello, che ho già recensito qualche giorno fa. Andate a recuperare la recensione nella scheda qui in alto a destra. Dietro invece abbiamo un po' di specifiche tecniche. Questo drone pesa appena 88 grammi, funziona in wifi a 5 GHz e ha una batteria da 920 mAh. Non c'è nient'altro che io riesca a capire in mezzo a tutti questi ideogrammi, quindi apriamo il cellophane. Aprire un drone per la prima volta è sempre emozionante. Ora, come si apre? Si fa scendere? Sì, penso di sì. Ed eccolo qui. Si presenta in modo un po' diverso dal solito, ovvero dalle classiche confezioni da drone. Infatti è totalmente smontato, ma andiamo a vederlo più da vicino. Sulla parte superiore andrà montata ovviamente la batteria, abbiamo i motori brushed. Ora voi vi starete chiedendo perché usare dei motori a spazzole brushed invece di motori brushless. Ragazzi, i motori brushless non hanno solo punti positivi, infatti sono ovviamente più grossi, sono più pesanti e andrebbero ovviamente ad appesantire la linea di questo drone. Per un mini drone da 88 grammi come questo, ovviamente 4 motori brushed di buona qualità sono più che sufficienti per farvi divertire per settimane, mesi, anni, quindi non preoccupatevi troppo del doverli sostituire, sono davvero molto affidabili. Ovviamente il colore sul motore ci indica se l'elica è di tipo A oppure tipo B. Sulla parte frontale abbiamo la cam da 2 megapixel in grado di scattare foto e registrare video. A fianco alla cam abbiamo un sensore ad infrarossi che invia e riceve l'impulso a infrarossi. A cosa serve? Serve per giocare contro un altro Mi 2 Mini drone in una battaglia a colpi di laser. Quando il Mi 2 viene colpito andrà ad ondeggiare in questa maniera, una cosa molto simpatica che ho già visto sui droni di Star Wars. Sulla parte destra abbiamo l'entrata micro USB per la ricarica ed il trasferimento dati. Infatti questo drone è dotato di 4 GB di memoria interna per archiviare foto e video.
Questo è un grande punto a favore di questo drone. Il DJI Ride Tello peccava proprio sotto questo punto di vista. Il Tello registra unicamente in streaming sul nostro smartphone e se per le foto non ci sono problemi, per i video invece ce ne sono e come. Si perde enormemente di qualità e ci sono molti fotogrammi, frame che vengono persi durante la registrazione. E Xiaomi ha pensato di metterci una pezza, di migliorare questo aspetto inserendo una semplice memoria interna da 4 GB. Sulla parte posteriore abbiamo un altro sensore ad infrarossi, sempre per la battaglia tra Mitu mini drone, il tasto per lo sgancio rapido della batteria. Nella parte inferiore invece abbiamo il sensore ad ultrasuoni per mantenere l'altezza costante e in assenza di GPS abbiamo anche una cam inferiore che dovrebbe essere situata in uno di questi 4 forellini. La cam serve per mantenere la posizione in assenza di GPS e viene chiamato anche Optical Flow. Abbiamo anche dei gommini qui sotto per l'atterraggio molto ben fatti. E andiamo a vedere che altro c'è nella confezione, che è piccola ma davvero molto curata, ok? Sono usciti un po' di manualetti, tutto in cinese, quindi difficilmente comprensibile. Questo invece è il secondo manuale che è già più comprensibile grazie alle figure e ci riporta il contenuto della confezione, come si monta e dietro abbiamo anche il QR code per scaricare l'applicazione. Infatti questo drone si utilizza unicamente con il nostro smartphone, ma possiamo collegare anche un controller Bluetooth al nostro smartphone, vanno bene anche quelli per i videogiochi. In questa bustina abbiamo i paraeliche, molto utili, comodi, specialmente se siete alle prime armi, mi raccomando montateli, anche perché sono a incastro, quindi si montano in un istante. Il cavo di ricarica USB, micro USB, con funzionalità, come detto prima, anche di trasferimento dati. Le eliche sono esattamente 2, 3, 4, 5, 6. Quindi 4 eliche da montare subito, più una coppia A e B di riserva. Ed infine qui sotto abbiamo anche la batteria, comprende anche il guscio superiore del drone e c'è l'immagine della Mitu. Andiamo quindi a montarla e semplicemente ad incastro, così. Per estrarla invece basta premere il tasto posteriore, come vedete si è alzato, e ora tirare. Eccola qui. Andiamo ad inserire anche le eliche che sono ad incastro, basta premerle dentro in questa maniera. Una, 2, state attenti al colore, mi raccomando, 3, e non premete troppo sul motore, e 4. Eccolo qui. Date le dimensioni davvero molto piccole, vi consiglio anche di installare i paraeliche che sono ad incastro, quindi basterà inserirli in questa maniera. Direi perfetto. A me piace davvero molto l'estetica stile Xiaomi, bianco con l'arancione della linea Mitu ma anche della scritta Mi, quindi molto bello. Eccolo qui comparato con il fratello maggiore, lo Xiaomi Mi Drone 4K, direi che sono molto belli entrambi. Padre e figlio, uno sopra l'altro. Il menu è praticamente identico a quello dello Xiaomi Mi Drone 4K, alcune voci sono le stesse, come ad esempio la modalità principianti, switch da Mode 1 a Mode 2, distanza massima raggiungibile, possibilità di aggiornare il firmware, eccetera eccetera. Nei prossimi video vedremo il Mitu mini drone in volo, vedremo come se la cava nelle foto, nei video e anche una comparativa diretta con il suo competitor, ovvero il DJI Ride Tello. Lo Xiaomi Mitu mini drone costa tra i 60 ed i 70 euro, mentre il DJI Ride Tello costa tra i 100 ed i 110 euro. Vedremo qual è il migliore. Bene amici, per ora questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo mini drone. Io sono a vostra totale disposizione
Per qualsiasi domanda qui sotto nei commenti, in descrizione video trovate il link per acquistare questo drone, canale Telegram delle offerte, canale Instagram, gruppo Facebook, entrate numerosi, lasciate anche un bel like, commentate, condividete questo video e iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto. Noi ci vediamo al prossimo video, sempre qui su Addicted to Games e ciao belli!